Ciao a tutti amici, bentornati su Setup, la rubrica di Wikos nel quale parliamo di giochi da tavolo. Mi avete visto buttare l'occhio verso il pavimento perché succede qualcosa laggiù e infatti ora il gioco di oggi mi arriverà direttamente dal pavimento. Gioco? Dai però che lentezza! Eccolo qua il gioco di oggi, Super Mario Level Up, basato su Viva il Re o King Up. È un gioco edito in Italia da DV Giochi, da 2 a 6 giocatori, una durata molto breve, una mezz'oretta. Cosa dovremo andare a fare in Level Up? Dovremo portare i nostri personaggi preferiti della saga di Super Mario il più in alto possibile vicino al castello del Regno dei Funghi, e quando questo avverrà dovremo valutare se ci piace la conformazione della squadra così come è formata oppure non ci piace attraverso una votazione. Ma questo poi lo scopriamo quando lo vediamo sul tavolo, ovvero adesso. Abbiamo fatto il setup di Super Mario Level Up, come vedete la scatola diventa parte integrante dell'esperienza di gioco. E qual è appunto lo scopo del gioco? Noi avremo i nostri personaggi che saliranno su questa scala, ok, fino ad arrivare al castello del Regno dei Funghi. Questa collina è una collina, mi dicono essere una collina, va bene, questa collina, perché sì, perché io vedo gli scalini e quindi per me è una scala, ma in realtà è tonda. Nella prima fase della partita ogni giocatore riceve una carta obiettivo. Nella carta obiettivo che cosa c'è? C'è una squadra di 6 personaggi, ok? Vediamo se riusciamo a farvela vedere, ok? Tutte queste carte sono ovviamente tutte differenti. Ma attenzione, perché non tutta la squadra potrà arrivare in cima, ma solo un personaggio sarà eletto, diciamo, il re della collina del Regno dei Funghi. Ok, quindi i giocatori ricevono la propria carta obiettivo segreto, la tengono segreta appunto davanti a sé, e adesso parte la prima fase che è la fase di piazzamento. Quindi io guardo la mia carta obiettivo segreto, guardo i personaggi che ci sono qui e devo decidere quale personaggio mettere e dove. Perché? Perché ogni piano alla fine del round mi darà 1, 2, 3, 4, 5 o 10 punti. Mi darà punti per il personaggio o i personaggi che saranno posizionati alla fine del round su quegli specifici piani. Quindi ora che cosa accade? Guardando la mia carta io decido di scegliere, io ho Peach, Bowser Jr., Magikoopa, Diddy Kong, Mario, Donkey Kong. Scelgo uno di questi personaggi, ma anche uno dei personaggi che non sono rappresentati su questa carta, e decido di piazzarlo in uno spazio tra l'1 e il 4, ok? E così si va avanti, giocatore dopo giocatore, un personaggio alla volta, fino a quando tutti i personaggi non sono stati piazzati. Perfetto, dopo che è stata svolta la fase di piazzamento, nella quale ogni giocatore metterà un numero di personaggi uguali sui gradini da 1 a 4, eventuali personaggi dispari, essendo 13, quindi ci sarà sempre un personaggio, uno o più personaggi esclusi, verranno piazzati sul gradino 0. Si va poi a riempire per ogni gradino gli spazi che arrivano fino al 4, perché ogni gradino può contenere un massimo di 4 personaggi. In questo caso ne abbiamo messi 3 per ogni spazio e noi andremo a sostituire, diciamo, lo spazio che poteva essere occupato da un personaggio con un blocco punto interrogativo, ok? E ne metteremo 4 addirittura sullo spazio numero 5, perché sono i 4 spazi occupabili. Questo cosa vuol dire? Che quando io faccio spostare un personaggio dal basso verso l'alto o dal basso verso l'alto, perché può capitare per effetto di alcune regole di gioco, se c'è lo spazio occupabile io vado anche a prendere il blocco. Dietro il blocco io trovo un sacco di effettini che non si vedranno mai perché sono piccolini. Questo per esempio vale un punto a fine partita, questo fa saltare il turno e via discorrendo, ok? Alcune cose possono essere utilizzate subito, altri power up possono essere utilizzati quando meglio si crede. Ma qual è lo scopo del gioco quindi? Far arrivare in cima almeno uno dei nostri personaggi, perché sennò non abbiamo capito nulla. Quindi a turno i giocatori cosa fanno? Guardano la loro carta obiettivo, fanno salire un personaggio di uno spazio. Quindi per esempio io guardo la mia carta e decido che Donkey Kong sale di 1. Salendo allo spazio numero 2
occupando quindi il quarto spazio disponibile, vado a prendere il mio bellissimo blocco punto interrogativo che mi dice che posso far salire di un livello in qualsiasi momento un personaggio. In questo caso decido di tenerlo, va bene? Facciamo un altro esempio. Il giocatore 2 decide di far salire Magic Koopa, quindi fa salire Magic Koopa, prende il suo blocchettino che in questo caso ti dice gioca subito, pesca una carta power up. Le carte power up sono potenziamenti, sono situazioni che ti fanno fare cose divertenti durante la partita. Mettiamo che siamo arrivati a questa situazione. Mario è stato portato al livello massimo da un giocatore. Cosa succede adesso? Una cosa che io prima non ho detto perché sono un babbeo, è che ogni giocatore all'inizio della partita riceve una carta voto sì, di un colore a sua scelta, e un numero di carte voto no, pari al numero di giocatori in quel momento. C'è una regolina. In questo caso facciamo finta che essendo 2 giocatori riceveremo tutti una carta voto sì e 3 carte voto no, ok? Quindi 3 carte no e una carta sì. Quindi ora i giocatori al tavolo segretamente decidono se l'attuale configurazione della scalinata è di loro gusto, ok? Tenendo presente che in questo caso Mario sarebbe il campione del round e quindi otterrebbe 10 punti. Ad esempio io nella mia carta Super Mario ce l'ho, quindi Mario in questo momento mi farebbe fare 10 punti. Mentre il mio avversario non ha Super Mario, quindi lui non ha interesse ad avere Mario lassù in cima. Quindi probabilmente voterà segretamente una carta no. Mentre io direi che voterei una carta sì. Quando tutti hanno votato, come vedete segreto perché sia le carte no che le carte sì hanno lo stesso retro, si scoprono le votazioni, ok? Se c'è anche solo un no, quel no viene scartato definitivamente dalle carte di quel giocatore e Mario in questo caso viene eliminato dal round. La mia carta sì la riprendo e si va avanti così fino a quando un altro giocatore non porta in cima un altro personaggio. E ancora una volta si vota sì o no. Ma tenendo presente che le carte no vengono via via eliminate, ad una certa si dovrà per forza votare sì, ok? Quindi, una volta che il round è terminato, che quindi abbiamo avuto una situazione in cui tutti i giocatori hanno votato sì per la configurazione attuale, si segnano i punti su un foglio di ogni personaggio in base alla sua posizione nella scalinata. Si resetta tutto il tabellone nuovamente e si riparte, si scartano le carte obiettivo, si pescano 2 carte obiettivo nuove, una per ciascun giocatore, e poi si rifà la configurazione iniziale, quindi si ripiazzano tutti i personaggi fino a quando nuovamente un nuovo personaggio viene portato a livello 10. Questo succede per 3 round. Alla fine del terzo round, ovviamente, chi ha più punti vince! Ecco qui, abbiamo visto anche Super Mario Level Up nell'episodio di oggi, che è ancora qui intavolato accanto a me. Com'è questo gioco? Allora, è un gioco facile, è un gioco che potete proporre anche ai piccoli, perché le meccaniche sono estremamente veloci e semplici da raccontare. Il materiale è un po', nel senso che, certo, se avessero messo delle miniature probabilmente sarebbe lievitato tantissimo il prezzo di acquisto, però con queste basettine di plastica e questi cartoncini siamo riusciti ad avere un prezzo un po' più contenuto. Il fatto che la scatola faccia parte poi dell'esperienza di gioco è una cosa che a me personalmente piace molto, perché rende il gioco più compatto e allo stesso tempo ti sembra di star giocando davvero un gioco in scatola, perché poi la scatola la utilizzi. I piani sono forse la pecca più grande, perché a furia di metti e togli tra una partita e l'altra si rovinano, si sbeccano, si aprono, lasciano un po' il tempo che trovano. Però l'esperienza di gioco tutto sommato è divertente, carina, semplice, veramente, veramente semplice. È un gioco che si lascia intavolare tanto e si lascia giocare tanto, ma che vi stuferà con altrettanta facilità, perché alla fine della fiera porta sul personaggio, vota, fine del round e così per 3 volte. Non avrete sicuramente voglia di fare più di una partita consecutiva, questo no, ve lo dico per esperienza. Poi magari a voi piacerà tantissimo, quindi anzi, se vi piace fatecelo sapere nei commenti qui sotto, e anche se non vi piace fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Iscrivetevi al nostro canale, condividete tutto quello che pubblichiamo, sia che vi piaccia sia che non vi piaccia, e fateci sapere anche se volete che proviamo qualche gioco in particolare che secondo voi potrebbe stuzzicare la nostra attenzione. Grazie ragazzi per essere sempre sul pezzo. E con questa disquisizione stupida io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao ragazzi!